Ciao a tutti e benvenuti a Plemos de Calcio per un video dedicato a Luis Enrique, attaccante brasiliano del Marsiglia che quest'anno sta facendo molto bene nella squadra allenata da Roberto De Zerbi. Sicuramente quella in corso è la migliore stagione disputata dal brasiliano perché, diciamoci la verità, fino all'anno scorso non era al centro del progetto della squadra francese. Faccio un passo indietro per dare un contesto a quanto appena detto. Luis Enrique è stato acquistato dal Marsiglia nel 2020. Era un ragazzino che mancava di esperienza, ma probabilmente ha anche avuto qualche difficoltà ad ambientarsi al calcio francese. Tanto che poi è andato in prestito al Botafogo, dunque è tornato in patria, dove ha sicuramente avuto più spazio, ma era pur sempre la riserva di Victor Sa. E dunque questo vi fa capire anche la posizione in campo dell'epoca, ovvero l'ala sinistra, e ciò valeva tanto per il tecnico Lucio Flavio quanto per chi prese il suo posto, ovvero Thiago Nunez, che arrivò dopo una serie negativa di risultati di Lucio Flavio, appena 2 punti in 6 partite. A gennaio 2024 Luis Enrique ha fatto ritorno a Marsiglia dove trova come allenatore Gennaro Gattuso, ma fino a metà febbraio perché dopo la sconfitta con il Brest c'è il cambio in panchina e arriva Jean-Louis Gasset. All'inizio Gasset prosegue con il modulo di Gattuso, ovvero il 4-3-3, concede spazio a Luis Enrique, lo impiega come ala destra nella maggior parte dei casi, ma dopo 3 sconfitte di fila e un paio di pareggi il tecnico cambia modulo e passa a una difesa a 3 e Luis Enrique si trova a giocare in un ruolo inedito per lui, esterno di centrocampo a sinistra. E veniamo alla stagione in corso. Cambio di allenatore, lo sapete tutti, a Marsiglia arriva De Zerbi che inizia la stagione con un modulo a lui caro, il 4-2-3-1, è un modulo con il quale anche Luis Enrique si trova a suo agio. De Zerbi punta sul brasiliano, lo schiera alla sinistra che probabilmente è il suo ruolo naturale, ma in passato il calciatore ha già dimostrato di non avere problemi a giocare sull'altra fascia. Certo, magari invece di tagliare verso il centro e andare al tiro, sulla destra è più frequente che arrivi sul fondo per crossare. Nel frattempo però De Zerbi fa anche un altro cambio, decide di passare alla difesa a 3. De Zerbi opta per il 3-4-2-1, ma uno dei due trequartisti non è Luis Enrique, no, per il brasiliano De Zerbi ha in mente un altro ruolo, lui ha bisogno di un esterno che salti l'uomo e che all'occorrenza o in fase di possesso faccia passare la squadra dal 3-4-2-1 iniziale al suo amato 4-2-3-1. È semplicissimo, Merlin a sinistra si abbassa e Luis Enrique a destra si alza, poi può anche scambiare fascia con Greenwood. Comunque, al di là delle questioni tattiche, qual è la cosa più importante? Che Luis Enrique da riserva, una condizione che anche dovuta alla giovane età, unita a una situazione di classifica non positiva per la squadra, è diventato un calciatore importante ed è innegabile che quest'anno il Marsiglia abbia fatto il salto di qualità. Attualmente la squadra è terza in campionato, non è detto che si qualifichi per la Champions, ma è un dato di fatto che farà più dei 50 punti dello scorso campionato e in questo risultato c'è anche il contributo di Luis Enrique. So di essermi dilungato troppo, ma voglio dire velocemente le skills di questo calciatore, le skills di Luis Enrique. Come detto, nasce alla sinistra, ma nell'ultimo periodo ha giocato prevalentemente a destra. Ha un buon controllo del pallone, bravo nel dribbling ed è in possesso di una discreta velocità. È di piede destro e gioca a testa alta. Pur essendo un esterno, gli piace anche agire nell'half space. Questo lo vediamo soprattutto quando parte dalla sinistra. È bravo nel crossare e secondo me può giocare anche da trequartista. È duttile e tatticamente intelligente. Non è uno che fa la differenza in campo, ma è un elemento utile che fa sicuramente comodo avere in squadra e che gioca titolare con merito. Ripeto, questa in corso è la sua migliore stagione per rendimento, ma ho motivo di credere che possa ancora migliorare. Per questo video è tutto, lasciate un commento per dire la vostra opinione su Luis Enrique e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!